Stefano, ci spostiamo in pratica a Milanello con Peppe Di Stefano di Sky. Peppe, ciao. Buon pomeriggio ragazzi, buon Ciao. pomeriggio a Ciao tutti Peppe. i radioascoltatori. Ciao Peppe, prima di entrare un pochino più nel vivo, ti chiedo un paio di sensazioni da ieri rispetto a quello che abbiamo vissuto il raduno e di oggi, cioè le parole di Loftus-Cheek, come ti è sembrato il ragazzo? Loftus-Cheek bene, molto bene, Mm. determinato, carico, mi sembra che come avevamo visto ieri nel corso dell'allenamento Pioli provare il 4-3-3, l'aveva detto anche in conferenza, proverò qualcosa di diverso. Oggi Loftus-Cheek ci ha fatto capire con quella frase quando ha detto su Zoom, ho sentito prima Pioli prima di arrivare, perché voleva garanzie non sulla titolarità ma sulla sua occupazione in campo. Sembra che non ci siano dubbi che il Milan quest'anno giocherà, almeno partirà con l'idea del 4-3-3, e quindi mi ha fatto una buona impressione, ragazzo molto educato, ma molto determinato, fisicamente veramente tanta roba, 1,91, un classico assaltatore di spazi, un giocatore all'Anghissà, ecco. Non è uno statico alla Bakayoko, da quello che ho capito, ma è un giocatore un po' più dinamico, molto più dinamico, quindi un gran bell'acquisto. Riferimento a ieri chiaramente è il sentimento generale, sentimento di cronaca per noi e di attesa per la gente. Mm. La gente non ha bocciato ma non ha promosso niente, la gente è lì che sta cercando di capire quello che sarà, quello che sarà la squadra, quella che sarà la guida tecnica inteso come direzione generale, quello che sarà il percorso che farà questa squadra. Non è un problema, non è un acquisto, due acquisti che risolvono un problema, così come non lo era in passato. E ieri chiaramente c'era un po', inutile, se lo neghiamo saremmo soltanto dei falsi, c'era un po' di malinconia, c'era un po' di c'era nell'aria, insomma c'era qualcosa di strano, non c'era tantissima gente, perché la curva ieri, se non fosse stata per la curva, c'erano secondo me 200-300 persone, invece la curva come sempre si è presentata e ha fatto la differenza, ma l'anno scorso mi ricordo di questi tempi 4-5 mila, è vero che il Milan aveva vinto da poco lo scudetto. Mi ricordo altri raduni un po' più caldi, però non meteorologicamente. No, anche perché Però, era difficile, più caldi di Più così. caldo di ieri era tosto. però la gente io credo anche in società sappiano bene della, io poi non la chiamo diffidenza, ma non è diffidenza, c'è la gente lì in osservazione, cerca di capire quello che accadrà, e come sempre nella vita, anche nel calcio, tutti verremo giudicati in base ai risultati, io dalla mia azienda, voi dalla vostra, e chiaramente i dirigenti, il nuovo percorso del Milan, da quello che accadrà, non tanto sul mercato, perché ripeto, io non sono uno che squadra forte non vuol dire squadra vincente, squadra non da prima fascia non vuol dire squadra perdente. Io ho visto grandi squadre con dirigenze deboli non far nulla, vedi il Chelsea quest'anno, ho visto squadre normali con dirigenze compatte e forti arrivare a grandi traguardi, quindi bisogna trovare un mix di entrambe le cose. Capisco anche che per il nuovo Milan non è semplice, perché è un nuovo Milan, cioè, quando a volte la gente mi chiede no, ma che ne pensi, c'è stato un cambio? No, non c'è stato un cambio, è cambiato tutto. In un mese è cambiato il Milan, è un'altra società, è un altro mondo, un altro modo di pensare, di lavorare, e solo il tempo dirà se sarà migliore o peggiore. Quando va via Maldini, Massara, Ibrahimovic, Brahim Diaz, Tonali e tanti altri dirigenti all'interno delle strutture di Casa Milan che magari non sapremo mai, perché vuol dire che c'è stato un cambio non nei confronti di un dirigente, ma proprio un cambio di politica, che chiaramente se tu sei proprietario sei legittimato a farlo, ma chiaramente da ora ora conta il campo, da ieri conta il campo, questa è la mia impressione generale. Sì. Quindi un po' tutti in passato è come se io da cronista, voi da cronisti, tifosi da tifosi, avessero in Paolo Maldini la certezza che qualsiasi cosa comunque potesse andare poi nel verso giusto, perché Paolo Maldini volesse non il bene del Milan, il meglio del Milan. Io credo però chi è la guida ora del Milan ha lo stesso pensiero, perché chiaramente il Milan, soprattutto adesso che è diventata sempre più azienda, meno cuore, sempre più azienda, è normale che il Milan deve avere dei risultati. Non è che il Milan è un club che, sai,
si palleggiano nelle mani i vari dirigenti per sfizi personali. Il Milan adesso è una squadra, è una società, un'azienda, e questa azienda produce del benessere a livello finanziario. Se produce benessere in campo, se ottiene dei grandi risultati, io credo che l'obiettivo della dirigenza sia questa. Ci arriveranno attraverso altre strade, da quello che ho compreso, attraverso un mercato molto più diverso rispetto a quello del passato, anche se poi ad esempio oggi Loftus-Cheek, e chiudo, ci ha detto che i primi approcci, ma lo sapevamo già, li aveva avuti col Milan di Paolo Maldini e Ricky Massaro. Sì. Peppe, io invece ti chiedo, anche in base alle parole di ieri di Pioli, cosa ti aspetti che succeda a centrocampo? Perché ad oggi è il reparto più vuoto, no? Vista anche l'assenza di Sandro Tonali e di Bennacer fino a quando non lo sappiamo. Mi aspetto tanti acquisti, mi aspetto, se il Milan dovesse giocare a 3, come credo che ormai succederà, il Milan comprerà un play, che può essere questo Reynolds, no? Se non mi sbaglio si pronuncia così, giocatore olandese, perché da quello che ho sentito ieri da Radio Milanello mi dicono deve essere quella di utilizzarlo come play davanti alla difesa, diciamo un po' alla Jorginho, ecco, quella tipologia di giocatori lì, nonostante poi sia un giocatore anche muscolare e dinamico, con una mezzala da una parte Loftus-Cheek, con una mezzala dall'altra parte. Mi fermo alla rosa di oggi, Certo. mi fermo a Krunic. Sicuramente possono essere riabilitati in termini tecnici giocatori come Adli, che in un modulo del genere potrebbero trovare maggiormente spazio, perché il 4-3-3 ti consente di avere due centrocampisti in play, un centrocampista più offensivo e un centrocampista più difensivo. Per me il centrocampo perfetto della vita è Pirlo, Gattuso e Seedorf, cioè un centrocampo, un play, no, parlo di caratteristiche tecniche, cioè un play, un giocatore di rottura Gattuso e un giocatore di costruzione Seedorf, c'è quasi un triangolo asimmetrico. È la stessa cosa che credo che accadrà nel Milan, con Loftus-Cheek che sarà quello più offensivo, con il play che farà il play, e con l'altro giocatore che sarà quello che farà legna, magari può essere uno come Krunic. I nomi secondo me sono tanti, ma saranno tanti, mancano ancora 50 giorni alla fine del mercato. Peppe, hai detto che è cambiato tutto nel Milan, l'unica cosa che non è cambiata è di fatto Stefano Pioli. Io ti chiedo se pensi che per Pioli possa essere quest'anno una sorta di lascia o raddoppia, cioè o riparte veramente nuova linfa, nuovo corso, anche lui nuove idee, anche tattiche, oppure magari qualche scoria dell'anno scorso resta e rischia comunque di incrinare un po' il tutto. È una nuova stagione anche per lui, una nuova vita anche per lui, nonostante chiaramente lui, giustamente anche aggiungo, dica che il suo ruolo non è cambiato il suo ruolo, ma è cambiato il mondo intorno a sé. Ma non è cambiato in meglio o in peggio, è cambiato, e come tutti i cambiamenti dobbiamo riprendere tutti dimensione, tutti dobbiamo riprendere le misure. La stessa cosa la farà Stefano Pioli. Ha capito che il sistema tattico perché il problema del Milan dell'anno scorso non è stato il sistema tattico, il Milan aveva una rosa cortissima e chiaramente 60 partite poi alla fine erano pesanti e alla fine il Milan ha pagato. Questo è il mio pensiero, ma a livello tattico il Milan dopo 3 anni di 4-2-3-1 ormai lo conoscevano tutti. Provavi a bloccare le fonti di Leao e Teo e spesso bloccavi il Milan, bloccavi i Tonali e bloccavi il Milan. Chiaramente quest'anno devi inventarti qualcosa di diverso. Io non sono d'accordo con lascia o raddoppia, però mi sono fatto un'idea. Io credo che Pioli era un allenatore di centro classifica fino a 5 anni fa. Adesso ha dimostrato di essere perfetto per un club che dal medio-alto livello vuole tornare ad andare al top, che è complicatissimo. Io sono convinto che se 4 anni fa tu avessi messo sulla panchina del Milan allenatori di primissima fascia non avrebbero fatto bene come ha fatto bene Pioli. Però adesso per lui è un nuovo esame, perché prima qualunque cosa era un vantaggio, qualunque cosa andava bene, arrivavano i pareggi andava bene, arrivavano le vittorie andava bene, arrivava una sconfitta e andava bene, ci può stare perché stai ricostruendo. Adesso il Milan è a un livello molto alto, semifinale di Champions League, da 3 anni consecutivi arrivi in Champions League. Adesso
devi rimanere sempre in alto, devi proporre qualcosa di diverso, e chiaramente se tu, Stefano Pioli, superi questo esame, diventi un allenatore non di fascia alta, ma di prima fascia. E io glielo auguro, perché è una persona per bene, straordinaria, a livello umano, parlo di quello perché per me la vita conta più quello, e a livello tecnico io penso che senza di lui, senza Maldini e senza Mazzara, il Milan non sarebbe mai tornato 4 anni fa quello che è oggi. Quindi non merita una grande chance, merita di stare al Milan, e quindi adesso tocca a lui, perché chiaramente questo non si vive col debito di riconoscenza tutta la vita, ma io credo che Pioli, io l'ho visto ieri, non so se l'avete visto, Simone, io l'ho visto a Milanello, era molto concentrato. Io vedo un Pioli che ha capito bene che è un Milan diverso e ha capito bene di fare qualcosa di diverso. Io non sono d'accordo, perdonatemi, con i tifosi che vogliono sempre da mesi Pioli fuori dal Milan. Pioli andrà fuori dal Milan quando Pioli non potrà più dare nulla al Milan, ma io credo che il bilancio di Stefano Pioli a oggi sia non positivo, eternamente positivo col Milan. Credo che adesso serva fare qualcosa di diverso, ma secondo me il primo a saperlo è lo stesso allenatore del Milan, che ieri non ha fatto. Ieri mi è piaciuta l'umiltà di Pioli, per esempio quando vi ricordate quando ha parlato di Calulu, quando ha detto è colpa mia se gli ho messo confusione in testa, lo alternavo. Sai, non è semplice trovare un allenatore che dice colpa mia, è colpa mia. E quindi questo io credo che è sinonimo di intelligenza. Spero davvero che per lui le cose possano non cambiare, perché cambiare una semifinale di Champions League non c'è niente che cambiare. È chiaro che il Milan diventa sempre meno italiano e sempre più internazionale, pian piano, perché sono via 3-4 giocatori, 3-4, compresi i dirigenti, 5-6 personaggi che conoscevano la nostra lingua anche proprio dal punto di vista del linguaggio. Ibrahimovic parlava italiano, Tomari parlava italiano, Brahim ormai parlava italiano, Massara e Maldini non ne parliamo. E arrivano ovviamente dirigenti, ma soprattutto dei giocatori quasi tutti dall'estero, perché il mercato all'estero forse è un po' più semplice. Quindi io sono molto curioso. Cioè non sono né pessimista né ottimista, anche perché nel mio ruolo non bisogna essere né ottimisti né pessimisti, ma bisogna essere realisti. Ma sono molto curioso di scoprire questo Milan. Ieri Pioli ha fatto una metafora bellissima. Ci sono degli architetti che lo sospettano, c'è una casa e questa casa va ricostruita. Alla fine di tutto possiamo dire se la casa sarà bella o non sarà bella, se sta in piedi o se non sta in piedi. E quindi bello, viviamo giorno dopo giorno questo avvicinamento al campionato. L'ultima cosa che ti chiedo, Peppe, è un nome, cioè dei tanti che sono sul piede di partenza, secondo te qualcuno si salverà? Perdonami, non ti ho sentito l'ultima parte della domanda perché è mancata la tua voce. Dei giocatori che sono un po' in partenza, tra i Rebic, le Orighi, lo stesso De Ketelare, Messias, Adli. C'è qualcuno di questi che secondo te si salverà dalla partenza? Secondo me Rebic, Orighi, Messias secondo me andranno via. Secondo me. E il Milan deve farlo adesso. Cioè tu adesso devi far capire ai giocatori che sono fuori dal progetto, perché se tu glielo fai capire il 20 agosto, io ricordo sempre Adriano Galliani quando diceva è facile convincere il giocatore ad accettare il Milan, è complicato dire alle famiglie di lasciare il Milan. Tu lo devi dire adesso ai giocatori che sono fuori dal progetto, perché se tu glielo dici adesso probabilmente loro capiscono e 30-40 giorni metabolizzano la scelta della società, e metabolizzando la scelta della società accettano il trasferimento, perché se no ti ritrovi al 20 agosto che non accettano la destinazione che tu avevi pensato per loro e alla fine te li ritrovi in casa. Ti ripeto, non è un problema di trovarti in casa giocatori come Rebic, Orighi o Messias, il problema è che numericamente fai confusione. L'anno prossimo l'unica cosa che non serve a questo Milan, anzi l'anno prossimo, quest'anno ormai la stagione è partita, è confusione anche a livello numerico. Su De Ketelare non lo so, mi sembra ormai che ci sia molta negatività e pessimismo intorno a lui, anche l'acquisto di Pulisic, non riesco a capire in quale parte del campo potrebbe essere o verrebbe inserito, quindi credo che si arriverà più o meno a una soluzione a livello finanziario, che se ci sarà una soluzione a livello finanziario per sistemare il trasferimento del giocatore.
Io vi dico, resto sempre Sì. con rimpianto, perché per me un giocatore quando l'avevo visto io di livello, non quest'anno no, però sarebbe non peccato, perché dico peccato che per quello che poi non ha fatto vedere sembra fuori luogo, però è una storia, sembrava una bella storia, è andata male, ecco. Peppe, grazie come al solito, buon Grazie a pomeriggio, voi. alla prossima. Ciao. Ciao Ciao, ragazzi. Peppe. Ciao. Lo salutiamo Peppe Di Stefano di Sky Sport.